In quel di Full Gear, Mariah May ha finalmente tradito Mina Shirakawa, facendo scattare la scintilla di una rivalità che era ormai nell'aria già da tempo. Sì, perché tutti i fans si aspettavano ormai da settimane questo tradimento che ad un certo punto sembrava non arrivasse mai, ma quando la AEW aveva annunciato qualche giorno prima il Champagne Party Celebration per Full Gear, era ovvio che qualcosa stava bollendo in pentola. In molti, ore prima del pay-per-view, avevano speculato ad un possibile ritorno di Tony Storm, che comunque non è avvenuto, almeno per ora. Tanti invece, me compreso, avevano da subito puntato il dito verso questo segmento, andando a sperare e a pronosticare l'inizio di una nuova faida che avrebbe coinvolto le ex compagne di Rose Gold, team che ad oggi non esiste più. Sì, perché se è pur vero che quanto successo a Full Gear tra Mina e Mariah fosse un po' telefonato, ha comunque lasciato il suo impatto, forse anche grazie al modo in cui è arrivato. Onestamente avevo pronosticato sì il tradimento di Mariah ai danni di Mina, ma ammetto che non mi sarei mai aspettato di vedere quanto successo e devo dire di essere rimasto piacevolmente sorpreso. Sì, perché il segmento è stato comunque ben costruito. È vero, forse lo si poteva mettere in scena durante una puntata di Dynamite e non aspettare per forza il pay-per-view, ma comunque devo ammettere che il modo in cui è stata rappresentata Mina a Full Gear mi ha sorpreso in maniera positiva. Da quando la Shirakawa fece capolino in AEW nel mese di aprile, venne da subito rappresentata come un'oca giuliva, una ragazza che basava sulla bellezza tutto il suo arsenale, mandando a quel paese tutto quanto di buono costruito negli scorsi anni in Stardom. Sì, perché nei 3 anni passati fissi in Stardom, dal 2020 al 2023, Mina Shirakawa aveva visto il suo personaggio evolversi in maniera esponenziale, passando dalla classica ragazza copertina a un qualcosa di molto più serio e elaborato, specialmente tra fine 2022 ed inizio 2023. È lì che Mina ha fatto il salto di qualità più importante della sua carriera, quando diventò materiale da white belt, una white belt che fu vinta dalla Shirakawa nell'aprile del 2023 a All Star Grand Kingdom, quando sconfisse Saya Kamitani, mettendo fine al regno mastodontico della Fu Golden Phoenix. Come dicevamo però in EW, Mina Shirakawa era tornata ad essere rappresentata come una ragazza copertina, finendo spesso e volentieri sotto le luci dei riflettori per segmenti dal dubbio gusto, o almeno fino a Full Gear. Sì, perché nell'ultimo pay-per-view della AEW, Mina Shirakawa si fosse scrollata di dosso questo ingombrante peso che l'aveva etichettata solo come bellezza prorompente, senza far davvero scoprire ai meno avvezzi alla carriera della lottatrice nipponica chi è davvero Mina Shirakawa. Il segmento, andato in onda sabato 23 novembre, ha svelato un lato di Mina ormai sopito da diverso tempo, un lato che in tutta onestà facevamo fatica a vedere anche in Stardom nell'ultimo periodo, un lato che ha portato la Shirakawa a non cascare nella trappola lanciata da Mariah May, che al contrario ha subito tutta l'ira di Mina Shirakawa, che era pronta al contrattacco. Un segmento che era partito nel migliore dei modi, un segmento che era iniziato come una vera e propria celebrazione ai danni di Mariah May, un segmento che sembrava poter avvicinare ancora di più le due lottatrici e che sembrava fatto apposta per rafforzare la loro unione come Rose Gold.
Ma invece quando tutto sembrava andare per il classico lieto fine, ecco che Mariah May va a svelare le proprie carte, va a svelare la propria natura e cerca di colpire alle spalle Mina Shirakawa, che però fiuta il tradimento dell'ormai ex amica e con tutta la sua furbizia schiva il colpo a tradimento dell'attuale AEW Women's Champion per contrattaccare a sua volta, schiantando Mariah May con una spear su dei tavoli posizionati in precedenza dagli addetti ai lavori. Come se non bastasse, una sanguinante Mina Shirakawa va a rincarare la dose baciando sulla fronte Mariah May, come fatto precedentemente dalla stessa Mariah durante il tradimento a Toni Storm, giurando vendetta alla sua ex amica, promettendo di portarle via ciò che le sta più a cuore, l'AEW Women's Title. Una rivalità dunque che dopo 8 mesi sembra stia arrivando nel momento clou, una rivalità che è partita come una sorta di gara tra Mina Shirakawa e Toni Storm su chi amasse di più Mariah May, una rivalità che nel corso dei mesi ha visto però diverse sfaccettature e ha portato alla trasformazione di Mariah May, tirandole fuori una cattiveria mai vista che l'ha portata ad abbandonare tutte le sue amiche, tradendole una dopo l'altra. Una faida che molto probabilmente porterà ora Mina Shirakawa e Mariah May ad affrontarsi a World's End, ultimo pay-per-view targato AEW del 2024, che andrà in onda sabato 28 dicembre. Una battaglia che credo metterà in palio l'AEW Women's Championship e che porterà due ex compagni alla resa dei conti. Manca ancora più di un mese però a World's End, quindi sono sicuro che in queste settimane scopriremo sicuramente di più sul futuro di questa faida e sul futuro di entrambe le lottatrici. Sperando, almeno da parte mia, che tutto questo possa mettere fine una volta per tutte a questa rivalità, permettendo così a Mina Shirakawa di tornare in Stardom a tempo pieno per concentrarsi magari sul sogno che la sta accompagnando sin dal suo debutto nella federazione nipponica: vincere la Red Belt e battere finalmente la sua più grande rivale, Tam Nakano. Ma questa ovviamente è un'altra storia che spero di riprendere al più presto per continuare a parlarne con tutti voi. Intanto vi invito a lasciare la vostra riflessione qua sotto nei commenti. Sono davvero curioso di scoprire cosa ne pensate voi di tutto ciò. Detto questo, non scordatevi di lasciare un like, di condividere il video con quante più persone possibili e di iscrivervi al canale, ovviamente attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione troverete tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto che vi permette di restare sempre aggiornati con news, risultati e quant'altro sul mondo del wrestling femminile. Sì, perché Donne tra le corde è una finestra su questo splendido universo, un progetto che nasce con l'intento di dare voce al wrestling femminile, snobbato ancora oggi da molti, ma che sa regalare gioie immense grazie al talento cristallino di chi ne fa parte. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. See you next time. Bye poi!